Benvenuti su techbeam.com. Oggi andiamo ad analizzare questa bellissima Kenwood del 1996 sintocassette modello KRC 757RL. Era tra i modelli top di gamma subito dopo i D-Mask che vennero presentati in quegli anni. Quindi diciamo era un modello abbastanza raro. Iniziamo come al solito a vedere le uscite posteriori, a vedere diciamo la parte delle uscite degli ingressi. Ok, come possiamo vedere la caratteristica di questo modello è la doppia uscita pre, che nel 1996 era abbastanza rara da trovare sul lato radio. Poi abbiamo anche il connettore del caricatore CD, ovviamente il connettore ISO e il connettore antenna. Quindi praticamente la particolarità è la doppia uscita per front and rear, ok? Quindi anteriore e posteriore. Ok, andiamo adesso a verificare le funzionalità. Quindi, dopo aver visto la parte posteriore, quindi la parte della connettività, procediamo con l'accensione attraverso questo tasto qui. E ovviamente switch in automatico subito sulla radio FM. Vediamo come il volume sia negativo, quindi è tipico Clarion degli anni 90, quindi va da 0 fino a meno 80, meno 76. Ok, andiamo a vedere un po' di funzioni. Questa Clarion ha 3 livelli di menu. Con questo tasto qui menu abbiamo menu 1, 2, 3 e poi ogni menu ha dei sottomenu. Quindi iniziamo con menu 1, abbiamo la possibilità di attivare o di disattivare le news sempre relative alla parte FM, RDS. Poi abbiamo la possibilità di attivare o disattivare frequenze alternative. Poi l'NSS è una funzionalità relativa alle radio locali, si può attivare o disattivare. Ok, teniamo disattivata. E poi l'ATPS, praticamente cosa fa l'ATPS? Se è una funzionalità relativa al traffico, se è attivata e in quel momento stiamo ascoltando un'informazione sul traffico, se viene persa la sintonia, in automatico switcherà su un'altra radio che sta trasmettendo il traffico in quell'istante, ok? Bene, poi andiamo sul menu 2. Questa è funzionalità che se viene attivata attiva praticamente il local, sempre relativo alla parte FM RDS. Poi abbiamo la possibilità di attivare la sintonia in automatico o in manuale, quindi la ricerca delle frequenze, lasciamo in automatico. Poi abbiamo la memorizzazione automatica delle stazioni radio più forti, quindi se teniamo premuto questo tasto vengono in automatico memorizzate le stazioni radio FM. E poi abbiamo la possibilità di attivare il mono, quindi PTI, quindi scegliere il tipo di stazione RDS che preferiamo, quindi sport, musica, jazz o news. Ok, quindi queste sono le impostazioni menu 2. Poi abbiamo menu 3. Ok, qui si può disattivare o disattivare il LED quando viene tolto il frontalino, il LED lampeggiante. Poi qui è possibile cambiare colore, vedete? In più è possibile cambiare il tipo di display, illuminazione con i caratteri negativi o positivi o automatico. Se messo in automatico switcha a seconda dell'illuminazione dell'automobile. Se vengono accesi i fari, lui in automatico switcha da positivo a negativo. Ok, quindi per ogni menu possiamo decidere di averlo in positivo o negativo. Lascio così perché secondo me è l'illuminazione più bella per questo tipo di autoradio. Ok, poi abbiamo
Ok, quindi questa è la parte del menu 3, colore negativo. Ok, quindi ripetiamo, menu 1, la parte relativa al FM RDS, meno 2 sintonia anche PTI sempre relativa alle informazioni RDS, meno 3 informazioni relative a display e a LED. Ok, poi con questo tasto qui è possibile attivare il mute, l'attenuazione. Quindi con il tasto audio è possibile cambiare impostazioni impostazioni di bassi, alti, balance e fader. Quindi bassi, attivare, aumentare o diminuire, anche alti, balance sinistra-destra, fader avanti e indietro, classiche informazioni. Se teniamo premuto questo tasto qui, si attiva anche il luminance o si disattiva. Ok. Qui se è collegato un cambio CD, da qui attiviamo il cambio CD. Okay. Poi cos'altro? Andiamo quindi a inserire una cassetta. Ovviamente la cassetta è totalmente servo assistita. Da questo tasto si cambia il verso. Da qui si attiva il Dolby. Da qui si attiva scan intelligente, quindi si ferma quando trova una canzone in automatico. E mentre questo blank search quando viene attivato manda in automatico avanti se c'è una traccia vuota. Ok, questo attiva la ripetizione, mentre questa funzione qui switcha sulla radio FM quando, vedete, quando si manda in avanti o indietro il tasto, il nastro, ok? E questa invece attiva l'equalizzazione metal quando vengono inseriti dei nastri di tipo metal, ok? Ovviamente queste impostazioni si attivano solo quando è inserita una cassetta. Poi con questo tasto, se premiamo questo tasto, c'è l'espulsione. Ok, quindi poi da qui è possibile cambiare e visualizzare l'orario che viene preso in automatico dalla parte FM. Questo è il sensore del telecomando. Ok, quindi concludendo, abbiamo visto le impostazioni principali. Nonostante una radio del 96 ha comunque parecchie impostazioni, perché era un modello comunque avanzato per l'epoca, ha un'ottima qualità audio, sia relativa alla parte FM che relativa al lettore cassette. Bene, come sempre rimango a disposizione per eventuali curiosità e commenti e vi ringrazio. Un saluto da techbeam.com.